Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile 2026. Abbiamo la carta del matto, amici della bilancia. È una buona carta perché è una carta di inizi, è una carta che vi dà come quella spinta in più, ed è anche una carta che ci parla, diciamo, di aver fiducia nella vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per il mese di aprile. Partiamo con un 3 di spade, una regina di bastoni, abbiamo un 8 di bastoni, un 6 di bastoni, abbiamo la torre, un 7 di denari, un 5 di coppe, la regina di denari e un 9 di bastoni. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' le energie del mese, potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento poi andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, il denaro. Allora, partiamo da questo 3 di spade che può parlarmi di un momento, mi viene da dire di sacrificio. Luna, eremita. Può anche essere una ferita che è ancora aperta. Qualcuno potrebbe trovarsi a sentirsi un po' solo nel momento, scusate, nel principio di aprile. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 5 di coppe che avete già qui e 10 di pentacoli. Può essere che qualcuno, ragazzi, guardate, vi dirò, queste prime carte mi sembrano abbastanza spirituali perché ho come la sensazione che qualcuno potrebbe un po' perdersi nelle proprie emozioni, in quello che è il passato, in quello che è la propria solitudine, in quello che è il proprio, la propria introspezione. È come se aveste una parte interna, interiore, così profonda che andrete ad esplorare a inizio aprile che potrebbero effettivamente o riaprirsi delle ferite o qui potrebbe essere un momento per decidere qual è la vostra verità e che cosa lasciare indietro, che cosa sacrificare letteralmente. Ho come l'idea che non siate ancora proprio pronti, che probabilmente può essere un momento giusto di organizzazione mentale, però è un po' come se fosse verso dove state andando. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 7 di spade e fante di coppe. Voglio un'altra carta per il fante.
torre. La torre ce l'abbiamo anche qua. Allora, io credo che potrebbe arrivare una notizia, diciamo entro la prima metà di aprile, che effettivamente potrebbe destabilizzare un po'. Io credo che non si sia pronti, cioè qui si sta pensando a cosa fare e qui è come se arrivasse una notizia che vi dicesse, ok, cosa facciamo? Come si fa? Come si va avanti? Andiamo a vedere 6 di bastoni. Abbiamo un 7 di bastoni, una regina di spade e un asso di pentacoli. Qui ragazzi vi dico, secondo me c'è come il preludio per un nuovo inizio. Anche qui avete la carta del matto. Il fatto che abbiate 2 volte la torre vuol dire che c'è una parte, un lato, un aspetto della vostra vita che potrebbe effettivamente essere ricollocato, ridimensionato, ridipinto. Anzi, andiamo a vederla, questa torre. 9 di coppe. Può essere la zona di comfort. E re di coppe. Può essere sia la zona di comfort che un ruolo che pensavate di rivestire o dover rivestire. È come se ci fosse un momento di forte introspezione dove una notizia potrebbe effettivamente dare il passo come a qualche cosa di nuovo o a dei nuovi equilibri, considerata la torre. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Tenete presente che l'8 di bastoni è un acceleratore, quindi dà come un movimento veloce all'energia di metà mese. Abbiamo un 5 di bastoni e un 7 di coppe. Questo 7 di pentacoli mi dice che o voi siete diventati impazienti nel devo trovare una soluzione, oppure, come vi dicevo prima, legato a questo 8 di bastoni, potrebbe esserci come una sorta di fretta, diciamo da metà mese in poi, se vogliamo. E siccome qua vi dicevo che non siete ancora pronti, questo 5 di coppe me lo spiego come se potesse venirvi il dubbio di esservi mossi un po' troppo in fretta. Perché vi dico troppo in fretta? Perché ci sono carte di rapidità, ma ci sono anche 2 torri. E quando ci sono i momenti torre è perché il cambio è abbastanza repentino. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo un giudizio e un 8 di bastoni. Il giudizio qui è al contrario, quindi è come se non si riuscisse ancora a vedere, diciamo, il disegno più grande per quello che potrebbe esserci questo momento dove si riflette sul avrò fatto la cosa giusta, avrò aspettato abbastanza o dovevo aspettare di più, per esempio. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. 9 di bastoni nuovamente. E 5 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 9 di bastoni. Amanti. E re di bastoni. Devo dire ragazzi che finirete il mese abbastanza stanchini e secondo me tra tutto questo movimento interno e questo movimento esterno può essere che sarete un po' debilitati proprio a livello fisico, stanchi proprio per quello che riguarda il da farsi. Però è anche vero che questo movimento energetico vi aiuterà per in spagnolo si dice empoderarve, empoderaros, vabbè,
e riprendere il vostro potere personale. Che non c'è una traduzione italiana che renda bene la parola, renda bene l'idea. Comunque è un ritrovare, ritornare nel vostro potere, nella vostra prontezza di riflessi, nella vostra capacità decisionale, nella chiarezza mentale. È come se finalmente arrivasse come un qualche cosa di nuovo, un nuovo capitolo della vostra vita, potrebbe essere una nuova strada da percorrere, un nuovo inizio che sinceramente con la regina di Pentacoli alla fine io sento piuttosto stabile, concreto, nonostante tutti i cambi che abbiamo visto poi qui. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Allora ragazzi, sinceramente non vedo un granché, mi dispiace dirvelo. Ma perché siete un po' frustratini, cioè magari è da un po' che state cercando lavoro, che non trovate, o che non lo so, magari trovate il lavoro ma il reddito è basso, oppure trovate un lavoro che ha degli orari strani rispetto a quelli che interessano a voi. C'è come una sorta di difficoltà e di stanchezza a causa di tutte queste difficoltà, però io ho la sensazione che vi basti come spostare di 2 gradi la direzione di dove state andando e le cose cambiano prospettiva. Io credo che potrebbe esserci una persona che in qualche modo vi dà una mano, soprattutto se è da poco che avete perso il lavoro, se oltre al lavoro magari avete anche altre grane a casa. Sento che potrebbe effettivamente esserci una persona nel mese di aprile che vi viene proprio in soccorso, ok? Vi dico, per qualcuno non si tratta di proporvi un lavoro, ma di darvi dei soldi, di darvi, non lo so, quell'attrezzatura che vi serve, di dedicarvi quel tempo, non lo so, magari come babysitteraggio ai figli, proprio perché voi possiate andare un po' in giro più liberi, per cercare quello che fa, diciamo, più, quello che è in allineamento con voi. Insomma, c'è come un aiuto esterno che vi dà la possibilità di concentrarvi un pochettino di più sulla vostra ricerca. Potrebbe anche esserci come una cosa inversa, cioè che voi aiutiate qualcuno nel babysitteraggio perché magari la persona ha bisogno e questo muova in qualche modo del denaro. Non diventerete ricchi, però diciamo che la cena in tavola riuscite a metterla. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, io sento che ci sarà un po' di smottamento in questo periodo, cioè nel senso che se pensavate di essere lì tranquilli nella vostra postazione, nel vostro ruolo, con la vostra, magari nel vostro ufficio personale o con la vostra cerchia di clienti o fornitori, o dipende da quello di cui vi occupate in azienda, però ecco, no, non è così, quindi diciamo che il mese di aprile vi farà capire che non siete poi così tanto al sicuro come pensavate di essere e c'è come bisogno di intervenire su certi aspetti del vostro lavoro. Per qualcuno si tratta di puntare un po' i piedi, di non essere così tanto perbenisti, educati o accondiscendenti. Si tratta di neanche tanto prevaricare qualcuno, però semplicemente preparare magari un progetto e poi invece di dire al capo ho questo progetto in mente e il capo vi dice no, ipotesi, preparare già tutto il progetto con il budget preventivo, consuntivo, un po', il consuntivo non lo potete fare, comunque preparare questo progetto finito e poi dopo presentarlo al capo. Cioè è come se doveste agire un pochettino più di strategia in questo mese. Nel caso invece siate lavoratori autonomi, anche qui ragazzi devo dire che potreste ricevere degli scossoni. In realtà quando c'è la torre arriva per reindirizzarci in un percorso un po' più allineato e in questo caso sento che avete bisogno come di trovare dei collaboratori più sani probabilmente o che con i quali ci siano più affinità,
con i quali ci sia più sintonia, con i quali ci sia un modo di pensare comune. Devo dire che per voi potrebbe essere importante, a livello di gestione del lavoro online, se per caso avete un lavoro online, occuparvi degli antivirus, ok? Per quello che riguarda i progetti, allora vi dico che qui potrebbe esserci un progetto che effettivamente con questo matto potrebbe partire. Ehm, allora, se è un progetto solo, diciamo, mentale, nel senso che su carta, che è ancora lì lì, effettivamente potrebbe partire in questo periodo. Ho l'idea che sia già tutto impostato. Se però è un progetto che è già partito, che è già iniziato e che state portando avanti, sento come l'idea che ci sia come da dare dei regali, come da dare dei servizi aggiuntivi, fare delle promozioni o affiancare questo progetto a qualcos'altro. Il tema dell'affiancamento è quello che farà partire questo progetto o che farà innalzare, impennare le vendite, piuttosto che non lo so quale sia il progetto, però è come se ci fosse una spinta verso l'alto. Se parliamo di soldi, allora in realtà non sento che vi mancheranno i soldi, anzi, potrebbero arrivare anche dei soldi extra questo mese, magari sono dei rimborsi, magari è qualche sconto che importante che insomma fa la differenza, però è anche vero che siccome sono tante le idee che avete da sviluppare o i settori da rivisitare, è anche vero che sarà molto importante per voi fare come un budget di spesa per non ritrovarvi senza soldi a fine mese, perché comunque non vi nego che c'è un 5 di pentacoli. 5 di pentacoli è una carta di carenza economica, quindi se non volete ritrovarvi così, tenetevi sempre un polmone e magari posticipate le spese che non sono necessarie. Il punto qui è valutare bene le opportunità che avete che vi si aprono a inizio mese per non pentirvi poi dopo di aver fatto un certo tipo di spesa, un certo tipo di investimento, un certo tipo di movimento. Parliamo di relazioni. Eh, allora ragazzi, sinceramente è un periodo un pochettino teso per le relazioni. Parlo delle relazioni in generale, Però se dovessi, diciamo, parlare di famiglia di anime, potrebbe esserci una delusione da parte di qualcuno. Ho come l'idea che potrebbe esserci una forte discussione o comunque punti di vista diversi che vi fanno allontanare da qualcuno a voi vicino. Ho come l'idea che ci sia, perché voi siete in questa situazione, che voi stessi siete in una fase di cambio e quindi anche relazionarvi poi con le altre persone diventa difficile far capire agli altri chi siete, che cosa volete in questo momento di vita perché siete in cambio, siete in un processo di trasformazione, di autoanalisi, di introspezione, state capendo che cosa volete voi nella vostra vita e quindi anche confrontarvi con le persone che sono vicine può effettivamente diventare un po' difficile in questo periodo. Vi dico che potrebbe esserci proprio una persona con cui avrete un allontanamento, ok? Se parliamo di relazioni romantiche, allora, se siete single, in un certo senso sento che molti debbano ancora finire di purgare i torti ricevuti dalle vecchie relazioni, piuttosto che i vecchi modus operandi, piuttosto che
le vecchie paure o le vecchie ferite ancora aperte. Se ve la devo dire tutta, entro la fine del mese c'è come dell'aria fresca, però è anche vero che voi non è che siete poi così tanto disponibili, cioè tra che siete a fatti vostri, tra che avete le vostre situazioni personali, soprattutto quelle familiari, vi daranno un po' da pensare in questo periodo. Però nonostante tutto questo, sento che sarete guardinghi nei confronti degli altri, sarete come molto lenti nella conoscenza di questa persona. Vi dico che potrebbe essere un segno di fuoco, un gemelli o capricorno. Fatemi vedere un attimo se ho altre indicazioni, ma queste più o meno sono, vabbè, anche Vergine. Questi più o meno sono i segni zodiacali. Di solito non li dico, ragazzi, perché credo che siano abbastanza, come dire, vincolanti, condizionanti, però. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, quindi che hanno qualcuno in testa, non sento anche qui tutta questa grande unione, siete sulla difensiva, siete a fatti vostri, siete in una versione introspettiva in questo momento, state cercando di capire quali sono le cose, i valori, gli obiettivi che ancora valgono per voi e quali invece possono essere lasciati stare. E devo dire che non c'è poi tutta questa sintonia con il o la partner a inizio mese, ma è anche vero che con questo 8 di bastoni, quindi con il dialogo, con la chiarezza mentale, con diciamo l'esporre quelli che sono i propri punti di vista, il proprio momento di passaggio, secondo me a fine mese si riesce comunque ad arrivare ad un certo equilibrio. E anche vedendo questi due 9 di bastoni mi verrebbe da dire il rispetto della proprietà privata o della propria privacy. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione clandestina, non etichettata, difficile, io sento che anche qui avete bisogno di leggerezza, perché ne avete già abbastanza per i fatti vostri di pesantezza e della vostra vita personale, privata, familiare, come volete, però c'è come una nuova concretezza in questa situazione particolare, c'è come la magari possibilità di vedersi. Allora, sento meno tempo, ma quel tempo che passate insieme sarà molto più di qualità rispetto a prima. È come se fosse un tempo dove c'è consistenza, dove ci si dedica veramente l'uno all'altra. Fatemi vedere Osho che cosa vi dice. Ah, per chi avesse figli e ragazzi potrebbe finalmente esserci come la scelta del percorso di studi da parte del figlio, la scelta del percorso lavorativo. Sento che è come un guidare il figlio in questa scelta. Gravame 6 di spade e essere ordinari 8 di pentacoli. Sento un certo peso per la quotidianità. Io credo che questo matto possa anche far riferimento a un viaggetto, il fatto che magari abbiate bisogno di staccare un attimino la spina, non è che lo vedo qua, però sinceramente sento tutto questo peso che avete voi, cioè le torri e la luna e l'eremita con l'introspezione e l'autoanalisi, 5 di pentacoli, 5 di coppe, poi abbiamo i 2 9 di bastoni. Sento che siete affaticati, siete stanchi, cioè probabilmente qualcuno vorrebbe veramente andare in eremitaggio e farsi un viaggetto e giustamente avete il matto che può ehm, invogliare in questo periodo di aprile perlomeno ad organizzare un viaggio. Andiamo a vedere ancora un oracolo. 2 mesi, sforzi. Ok, quindi potrebbe essere come un avvertimento sul fatto che dovrete gestire la situazione
la quotidianità, questi pesi che sentite e queste barriere potreste doverle tenere ancora alte, diciamo così, per almeno 2 mesi. Ehm, io sento che qualcuno sta superando un periodo, eh? Quindi può essere che questo periodo si porti come uno strascico dietro per i prossimi 2 mesi. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, con la vostra condivisione o con la vostra iscrizione. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro abbonandovi al canale. Lì infatti tratto tanti temi, metafisica, metamedicina, ci sono delle meditazioni, si parla di traumi, di kundalini, di aprire il terzo occhio. Diciamo che sono decenni dei miei studi di crescita personale, olistici, insomma tutto quello a cui io sono stata addestrata è stato condensato e messo lì a disposizione per voi, per aiutarvi semplicemente nel vostro percorso evolutivo. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, ovviamente perché sono state studiate come una scuola. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!